Bonjour, bonjour, buongiorno cari amiche, buon venerdì mattina, ben ritrovati in diretta, io sono Silvia Cavalca e in queste 2 ore ci aspetta Gusto. Benvenuti in Storie dalla Soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta! Se avete seguito anche solo una volta il mondo delle televendite più eleganti e curate della televisione italiana, il volto di Silvia Cavalca vi sarà quasi certamente rimasto impresso. Non soltanto perché è una delle presentatrici più riconoscibili di QVC Italia, ma perché appartiene a quella categoria di presenze televisive che riescono a tenere insieme naturalezza, ritmo e credibilità. E non è affatto una cosa scontata. In un settore dove tutto si regge sulla diretta, sulla continuità della voce e sulla capacità di parlare a lungo senza perdere chiarezza, Silvia Cavalca si è ritagliata negli anni uno spazio molto preciso, diventando uno dei volti più stabili e riconoscibili del canale. Ed è proprio da lei che voglio partire oggi, perché questa puntata inaugura ufficialmente una nuova serie della Soffitta di Pippo, dedicata alle splendide presentatrici di QVC e del mondo delle televendite. Un territorio televisivo spesso guardato con superficialità, ma in realtà molto utile per capire come è cambiata la presenza femminile sul piccolo schermo negli ultimi 20 anni. Non più soltanto showgirl, attrici o annunciatrici nel senso classico del termine, ma donne capaci di stare in video per ore, raccontare, spiegare, intrattenere, convincere e costruire un rapporto quotidiano con chi guarda da casa. E Silvia Cavalca, da questo punto di vista, è un nome davvero interessante. Silvia risulta legata a QVC Italia da anni. Già intorno al 2012 compare come presentatrice del canale in un'intervista pubblicata da Brand Forum. In quell'occasione emergono vari elementi del suo modo di vivere la comunicazione. La curiosità, la creatività, una certa sensibilità emotiva e anche alcune passioni personali, come la danza e le immersioni subacquee. Sono dettagli che possono sembrare secondari, ma in realtà aiutano a capire meglio il suo modo di stare davanti alla telecamera. Perché Silvia non dà l'impressione di affidarsi al caso. Ha un passo preciso, un ritmo misurato, una presenza costruita nel tempo. E questa cosa, quando la guardi in video, si percepisce subito. Non c'è fretta, non c'è confusione, non c'è quella sensazione di improvvisazione che a volte si avverte in chi parla molto ma comunica poco. Nel suo caso invece si sente una struttura. E questo è uno dei motivi per cui riesce a restare impressa. Ma c'è anche un altro dettaglio interessante. Prima di diventare un volto consolidato del mondo QVC, Silvia Cavalca ha avuto alcune esperienze nel cinema e nella fiction. Su My Movies risulta accreditata nel film The Opening, produzione italiana del 2011, dove interpreta il ruolo dell'amica di Maria. Nello stesso anno compare anche nel film televisivo PP Room, diretto da Jerry Calà, come riportato da Cinematografo. Non stiamo parlando di una lunga carriera da attrice, ed è giusto chiarirlo, ma di una presenza documentata davanti alla macchina da presa in un contesto diverso da quello della televendita. Ed è un dettaglio utile, perché ci dice che Silvia aveva già una familiarità con il linguaggio televisivo e con l'obiettivo, prima ancora di consolidarsi come volto del canale. Quando poi arriva a QVC, trova probabilmente il contesto più adatto alle sue caratteristiche. E qui bisogna sfatare anche un piccolo luogo comune. Molti, quando sentono parlare di televendite, pensano ancora a una televisione urlata, eccessiva, quasi caricaturale. Ma il modello di QVC è diverso. La presentatrice non è soltanto una persona che elenca caratteristiche tecniche. Deve saper raccontare, spiegare, rendere familiare ciò che mostra. Deve farlo in diretta, spesso per tempi lunghi, senza perdere precisione, tono e credibilità. Non è un lavoro semplice, anzi è molto più difficile di quanto sembri. Nel comunicato ufficiale QVC del 26 febbraio 2018, il ruolo viene descritto attraverso parole molto chiare: empatia, narrazione spontanea e rapporto diretto con il pubblico. Ed è una definizione che nel caso di Silvia Cavalca sembra calzare perfettamente, perché il suo stile è diretto ma mai aggressivo, è colloquiale ma non trasandato, è fluido ma non vuoto, e soprattutto non dà mai l'idea di una persona artificiale. Questo è un punto importante. In televisione si può anche avere un bel volto, una bella voce o una buona presenza scenica, ma se manca autenticità il pubblico lo capisce subito. Silvia invece dà l'impressione opposta. La sua comunicazione appare coerente, stabile, credibile,
E proprio per questo riesce a creare fidelizzazione. La si riconosce, la si ricorda. E per chi segue quel tipo di canale, la si associa quasi a una forma di familiarità quotidiana. Non è un caso, del resto, che la sua presenza compaia ancora nei palinsesti QVC in tempi recenti. Nel palinsesto del 24 febbraio 2026, per esempio, Silvia Cavalca risulta alla conduzione di Buonasera Bellezza, nella fascia dalle 20 alle 22. Altri palinsesti del febbraio e del marzo 2026 riportano ulteriori spazi affidati a lei. E questo significa una cosa molto semplice. Non stiamo parlando di un volto apparso per poco tempo e poi scomparso, ma di una presenza ancora attiva e consolidata all'interno del canale. Ed è qui che Silvia Cavalca diventa interessante anche per la soffitta di Pippo, perché noi siamo abituati a raccontare attrici, dive, regine dei fotoromanzi, volti dimenticati della televisione di ieri. Ma il fascino televisivo non si è fermato al passato, ha semplicemente cambiato forma. Oggi esistono figure femminili che non arrivano necessariamente dal cinema o dal varietà classico, ma che entrano comunque nella memoria visiva del pubblico attraverso una presenza diversa, più quotidiana, più continua, più domestica, ma non per questo meno incisiva. Le presentatrici di QVC e delle televendite fanno parte di questo mondo, e Silvia Cavalca lo rappresenta molto bene. Ha uno stile sobrio ma riconoscibile, elegante ma mai freddo, professionale ma mai distante. Non punta sull'eccesso, non forza il tono, non cerca scorciatoie. E forse è proprio questo il suo punto di forza. Funziona perché sembra sempre pienamente vero quello che sta facendo. Che presenti articoli beauty, prodotti lifestyle o segmenti legati alla cura della persona, il suo modo di porsi resta coerente. E questa coerenza in televisione vale tantissimo. C'è poi un aspetto curioso emerso nella ricerca. Online il suo nome compare anche in diversi video parody pubblicati su YouTube. Questo non aggiunge nulla di ufficiale alla sua carriera, ma suggerisce una cosa piuttosto chiara. Silvia Cavalca è un volto abbastanza riconoscibile da essere diventato perfino oggetto di imitazione e rielaborazione ironica. E quando una presenza televisiva diventa imitabile, di solito significa che ha già lasciato un segno preciso nell'immaginario di chi guarda. E allora questa puntata non vuole soltanto raccontare una presentatrice di QVC, vuole aprire una porta. E Silvia Cavalca, con il suo percorso tra piccole esperienze da attrice, anni di conduzione televisiva e presenza costante nei palinsesti QVC, è una partenza perfetta, perché racconta bene un passaggio d'epoca, dalla televisione della diva irraggiungibile a quella della presenza quotidiana, della familiarità, del volto che ti accompagna e che col tempo diventa riconoscibile quasi come una persona di casa. E non è poco, anzi, è molto più importante di quanto sembri. Adesso però voglio sapere la vostra. Vi ricordate la prima volta che avete visto QVC? C'è una presentatrice che vi è rimasta impressa più delle altre? Scrivetemelo nei commenti. E se questa nuova serie vi incuriosisce, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e suggeritemi voi il nome della prossima protagonista. Perché questa è solo la prima tappa e ne vedremo delle belle. Anzi, di bellissime.